Allora, oggi volevo farvi vedere com'è l'editor del Legend 70 e in particolare volevo soffermarmi sulla parte, diciamo, sulle parti più utili. In che senso? Nel senso che se si ha il virtual analog, cioè il synth, il modulo del synth, è diciamo molto molto utile programmare con questo editor, nel senso che come vedete questa parte è tutta così diciamo a vista. Qui possiamo scegliere l'oscillatore, lavorare sui due oscillatori indipendente, scegliendo la forma d'onda e utilizzando poi i controlli così, che poi sono anche chiaramente sul modulo, però vanno raggiunti con una matrice. Ci sono 4 controlli, ma poi c'è la matrice da utilizzare, quindi insomma qui invece è tutto pronti via. Qui si sceglie il tipo di filtro e ci si lavora. Stessa cosa per gli inviluppi, tutto preciso, veloce, l'arpeggiatore, gli LFO, insomma così è, devo dire, abbastanza semplice da usare. Chiaramente siamo connessi, siamo sincronizzati, quindi per intenderci, se io cambio preset direttamente dalla macchina, chiaramente mi vengono fuori tutti i parametri con tutte le, per esempio, qui vediamo anche gli effetti che sono configurati in questo modo, il reverbero, abbiamo tutto a disposizione e qui chiaramente, come vedete qui di fianco viene evidenziato il rosso, quello che è acceso, quindi in questo caso solo il synth, ma se io decido di accendere anche il pianoforte, ho anche il pianoforte. Ora, chiaramente, tornando al synth, qui filtro, il drive è bellissimo, scusate. Come vedete è tutto abbastanza, diciamo, a portata di mano. Se voglio cambiare la forma d'onda, poi anche qui, se voglio mettere mono, l'unisono, ho vari tipi di unisono, comportamento. Posso anche utilizzare la velocity, si chiama September Lead, quindi insomma ci siamo capiti. Anche qui cutoff, posso decidere se utilizzare la velocity oppure no. Qui trovate tutti i parametri. Sentite che è potente, cioè poi tornando al Legend in sé, oggi è venuto qua un amico, Alberto, che saluto, a prendere una tastiera, una cosa, l'ha provato e è diventato matto, perché la tastiera questa qui, la Wood, l'Artist Wood, è veramente, c'ha una risposta pazzesca. E devo dire che anche con i synth alla fine uno si abitua, chiaramente, vabbè, si sa, è una tastiera pianistica. Comunque qui abbiamo tutte le forme d'onda. Adesso io vorrei, per esempio, ascoltare tipo l'oscillatore in solitaria. Abbiamo il fine tuning, possiamo decidere se seguire le note oppure no. Chiaramente, vabbè, tutte queste cose, bene o male, voglio dire, le conoscete. Gli unisoni,
ammettere che insomma è un synth abbastanza completo, 2 oscillatori, ha 8 voci di polifonia. Se vogliamo cioè è molto veloce. Poi l'LFO si può utilizzare anche come pulse width, quindi se mettiamo una pulse possiamo fare il classico effetto. Poi a questa possiamo unire una saw, decidere il livello, intonare o meno, syncare o meno. Quindi insomma qui possiamo decidere per gli effetti, per esempio, torno sul synth, voglio levare un pochino d'attacco. Di release. C'è un noise chiaramente, eccolo qua, con cui si possono fare anche dei rullanti volendo. Insomma, avete capito di che cosa si tratta? Adesso io volevo farvi vedere un pochino anche i preset che sono stati fatti, che sono bellissimi. Qui tutti i parametri chiaramente si syncano. Insomma, ci siamo. L'arpeggiatore funziona anche lui bene. Qui scegliamo il tempo, scegliamo la figura, diciamo, poi ci possiamo fare degli step che possiamo anche fare noi, ce ne sono di già programmati. Posso fare tutto in tempo reale. Programmare facilmente, poi basta che cambio
Insomma, avete capito, questa è una cosa. Poi c'è anche l'electric piano e anche qui ci sono delle possibilità, qui sul timbro, su questa diciamo sezione, abbiamo il piano elettrico e il pianoforte. Si possono fare dei cambiamenti sia sul pianoforte che sul clavinet, ma il piano elettrico in particolare mi ha stupito, nel senso che ora vi metto. Qui si può scegliere il modello. Partendo dal Mark I tradizionale, diciamo. Io ho lavorato un po' sentite? Sul timbro. Sentite? Queste sono cose che normalmente avete così, diciamo, a disposizione in molti plugin, perché a modelli fisici ce ne sono tanti. Il problema è che qui poi te lo salvi, ce l'hai e sei a posto. Stessa cosa. Il decay lungo, oppure un piano un po' più. Poi io ho provato per esempio anche a lavorare così, magari sul pezzo, mentre dovevo registrare una cosa, adesso devo guardare lì, mi devo ricordare che devo guardare lì e quando devo dire è qui esatto, adesso sto imparando a gestire questa cosa della videocamera lì e della ripresa dello schermo. Questo è un'altra parte importante. Questo editor, perché anche sul pezzo stavo dicendo, no? Magari sto lavorando su una canzone e trovo il suono facendomelo qua, poi posso salvarlo. Poi chiaramente adesso qui non abbiamo nessun effetto, ma chiaramente abbiamo anche l'amplificatore. Perché qui adesso siamo sul timbro, quindi stiamo lavorando sul modello fisico, però chiaramente se andiamo qui abbiamo tutti i parametri che riguardano poi diciamo, il modulo del piano elettrico in sé, quindi diciamo i filtri su quelli che sono i controlli e poi l'intensità del tremolo, il tipo di tremolo, anche perché c'è anche quello del Wurlitzer che a me piace. L'amplificatore, ce ne sono un tot, anche qui a me piaceva questo, lo accendo. E allora qui possiamo tornare sul timbro e magari lavorare per cambiare proprio la voce dello strumento, la timbrica. Sentite, adesso io esagero con i cambiamenti per rendere l'idea, ma partendo da zero, insomma, si possono fare dei micro cambiamenti. Questa è una cosa importante, per esempio. Queste sono le cose che per ora ho perlustrato, poi molto probabilmente ce ne sono molte altre che riguardano
gli altri moduli. Poi chiaramente anche qui c'è, se si va sulla Sound Collection, la Sound Collection sono due che si possono unire. Questo suono, per esempio, io posso farne veramente di tutti i colori, unirli, vedo quali sono i due timbri, no? E poi decido i livelli qui. Ho tutte queste possibilità e poi ho chiaramente anche tutti i range. Posso farmi la patch come voglio, suddividendo quello che mi pare. Quindi questa cosa qui, per esempio, addirittura con questi due suoni io potrei fare questo discorso al G4, esatto, e poi dal G5 4, vabbè, poi bisogna mettere diesis, ma questo senza contare che poi se voglio posso unire il piano. Voglio il piano solamente da un certo punto in poi, insomma avete capito, posso fare quello che mi pare praticamente. Adesso è un'idiozia quella che ho fatto, ma era per farvi capire che si può lavorare e fare quello che ci pare. L'editor è veramente fondamentale, a mio parere è veramente molto 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 utile, perché abbiamo a disposizione tutti i parametri a vista, è anche carino insomma da vedere. Quindi insomma ecco, questo era per farvi capire, tutte queste cose si possono unire tutte lavorandoci costantemente. Adesso chiaramente sto acceso tutto e non serve a niente, ma lavorandoci sopra, la Sound Collection è una risorsa incredibile perché sono due praticamente suoni di qualunque genere da utilizzare come vogliamo, a parte ci sono anche pianoforti, c'è tutto, anche qui, cioè nel senso che questo vale per due, quindi noi possiamo farci al volo un pianoforte col pad lì e poi utilizzare un'altra cosa, insomma le risorse sono veramente tante. E ripeto, questa cosa, c'è qualcuno che mi ha scritto, ti piace, ma te l'hanno dato, no? Cioè, anche queste cose qua. Penso che sia chiaro qual è la natura del mio canale. Io dico quello che penso delle tastiere con il massimo rispetto per tutte. Tra l'altro, raramente mi permetto di criticare. Il fatto che me l'abbiano data è solamente il ringraziamento è grazie Francesco e grazie Elvio con l'organo, è un ringraziamento amichevole. La parte tecnica che riguarda la qualità e l'efficacia di uno strumento non c'entra niente con questo, quindi io vi consiglio di provarlo perché veramente sono rimasto colpito e soprattutto perché è uno strumento italiano che suona bene, un po' come il Legge, un po'. È uno strumento italiano che suona bene, un po' come il Seven o il Mojo, insomma ci sono tantissime cose italiane belle che andrebbero così divulgate, diciamo, fatte uscire un po' dal guscio, perché secondo me hanno un grande valore, possono competere, secondo me, con le aziende, diciamo, quelle più di nome, i brand quelli più conosciuti, che comunque per carità fanno dei bellissimi strumenti, però perché no? Perché non provare a dedicarsi anche a questi? Comunque, vabbè, questo era per illustrarvi l'editor del Legend 70 e quindi niente, io vi ringrazio e vi saluto come sempre. Se vi piace il mio canale iscrivetevi e ci vedremo presto con altri video riguardo un po' di tutto, quello che mi capita e faccio quello che posso con il mondo delle tastiere. Vi saluto, un abbraccio e ci vediamo presto. Ciao ciao ragazzi.